Ciao a tutti ragazzi! Oggi presentiamo un nuovo video in cui vi mostriamo un esercizio che si chiama OAC, ossia One Arm Chin Up, che sarebbe trazioni a un braccio a presa supina. L'OAC è un esercizio che viene molto sottovalutato e si vede eseguire appunto di rado. Normalmente si vedono eseguire gli OAP, che sono sempre le trazioni a un braccio, compresa prona però, perché vengono considerati molto più difficili. Anche se gli OAC sono altrettanto difficili per il fatto che trazionare con un braccio in blocco articolare, compresa supina, è molto più difficile stare fermi. In più l'OAC sfrutta soltanto la fascia muscolare del bicipite. Invece l'OAP sfrutta tutte le fasce muscolari del braccio, soprattutto la spalla e il dorsale. Normalmente vengono mostrate tantissime propedeutiche per imparare questo esercizio, anche se a parer nostro ne bastano solo due, perché due sono efficaci e sono quelle che abbiamo usato noi per impararlo. Il primo esercizio che noi consigliamo sono le OAC inverse, cioè molto semplicemente ci porteremo con una trazione sopra la sbarra, molleremo una mano e cercheremo di stare appesi solo a un braccio. Una volta che riusciamo a stare fermi in questa posizione, cercheremo di scendere piano piano con controllo. All'inizio farete molta fatica a scendere in maniera controllata, ma continuando a provare riuscirete a avere veramente controllo sulla discesa, fino a quando dovrete cercare di fermarvi col braccio a 90 gradi. L'altra propedeutica invece sono gli archer in chin up, quindi presa molto larga, traziono solo con un braccio, cercando di mantenere l'altro il più teso possibile. Ovviamente all'inizio sarà molto più piegato, però mano a mano che farò l'esercizio dovrò sempre cercare di tenerlo più disteso possibile fino alla distensione massima. Io consiglio comunque di alternare questi due esercizi, quindi magari fare una serie di archer chin up e alternando una serie di chin up inverse, di maniera che quando riuscirete ad avere molto controllo nella chin up inversa, vuol dire che vi mancherà veramente poco per eseguire una trazione in one arm chin up. Noi non è che non consigliamo di farle, semplicemente pensiamo che siano meno efficaci di quelle che vi abbiamo presentato prima, e sono il metodo dello scalatore, che è abbastanza famoso e anche utilizzato in genere, che consiste praticamente nel fare le trazioni con un braccio e supportato sul polso dalla stretta dell'altro, e quindi salire in questo modo. Non ci piace perché il braccio che dovrebbe supportare l'altro, stringendo sul polso, rischia di mettere veramente troppa forza, rendendo la trazione quasi una trazione normale. L'altro metodo consiste praticamente nel attaccarsi sempre con una mano alla sbarra e l'altra su un palo laterale ad essa o su una corda. Qui ricadiamo nello stesso problema di prima, cioè nel fatto che quando ci attacchiamo il braccio che dovrebbe supportare l'altro rischia sempre di tirare troppo. Quello che vi consiglio non è di partire direttamente con i piedi staccati dal terreno, ma anzi appoggiateli per terra, vi attaccate alla sbarra, braccio disteso, e senza però spingervi con le gambe iniziate a provare a fare la trazione. Ora passo a mostrarvi la vera e propria trazione a un braccio chin up, che è molto difficile perché bisogna avere i piedi staccati da terra e il braccio completamente disteso. Il problema sorge nel momento della salita perché è molto difficile non iniziare a ruotare col corpo. Ecco l'esecuzione. Bene ragazzi, questo è tutto, il video è finito e speriamo vi sia stato d'aiuto. Se avete qualcosa da chiederci lasciate pure come al solito un commento qui sotto, mandateci un messaggio, noi vi risponderemo. E ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. O a cervia. O a cervia, ovviamente, certo. Allora ragazzi, per aiutarvi negli esercizi, noi vi consigliamo di utilizzare degli elastici. Elastici come questi. Come potete vedere, li potete trovare colorati e di forme anche diversi. Noi vi consigliamo di utilizzare questi elastici per agevolarvi nell'esercizio. Come potete vedere, il montaggio è anche molto semplice. Portiamo l'elastico verso il centro della sbarra e ci siamo. Una volta che abbiamo l'elastico qui, ci potremo aiutare comodamente nell'eseguire la trazione.
potete vedere Guardate che aiuto grandioso. in più con l'elastico potete aiutarvi nel fare uno svariato numero di esercizi, come ad esempio indossandoli in questa maniera sarà molto più semplice eseguire un fronte. Bellissimo.